Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, benvenuti al grande oroscopo del 2023. In questa mezz'ora circa cercheremo di fare un excursus in tutto il prossimo anno che verrà, mese per mese, per guardare i punti salienti, perché voi siete fra i protagonisti maggiori del 2023, in quanto esordite, proprio entrate nel nuovo anno con Giove sul Sole o sull'ascendente Ariete. Ovviamente, visto che tanto me lo chiedete, anche chi ha uno stellium in Ariete, chi ha una Luna in Ariete, chi ha Marte in Ariete, avrà Giove in tutte e tre le decadi. Giove in Ariete percorrerà tutte e tre le decadi dell'Ariete, ma noi ci ricordiamo sempre che quando Giove è all'inizio e quando è alla fine, no? Quando sta per lasciare il segno e quando ci sta entrando è molto più forte, dà proprio il colpetto di coda e quindi ne risentono tutte e tre le decadi, anche perché poi ci si mettono varie lune piene nuove, no? A dare la botta di energia, quindi tutte le decadi sono interessate da un grande rinnovamento per tutti i primi 5 mesi del 2023, perché Giove lascerà definitivamente il vostro segno il 16 maggio ed entrerà definitivamente in maniera stanziale nel segno del Toro senza fare retrogradazioni e ritornare da voi. Quindi questa è la vostra seconda e ultima chance per far fiorire quello che forse vi era venuto in mente o forse avevate iniziato a far fiorire col primo passaggio di Giove in Ariete dall'11 maggio 2022 al 28 ottobre ultimo scorso 2022, e a differenza di Giove in Pesci, quindi, che invece di tornate ne ha fatte 3, voi siete però più veloci, no? Siete più concreti, siete i figli di Marte, anzi le minestre riscaldate, insomma stare sempre sulle stesse cose probabilmente vi dà fastidio, e quindi per voi figli di Marte 2 ritorni di Giove in Ariete possono bastare, non avete voi andate veloci, insomma. Quindi cosa accadrà? Intorno a Natale facciamo, no, una retrogradazione di una settimana prima di entrare del Capodanno 2023, intorno a Natale, insomma intorno tra il giorno 20, Giove, signore della grande fortuna, ritorna nel vostro segno e quindi iniziano a riproporsi, a essere possibili, nonostante le vacanze di Natale. Insomma, c'è chi dovrà aspettare l'anno nuovo, chi potrà, a seconda del lavoro che fate, a seconda di quelle che sono le novità che avete voglia di attuare, insomma avrete una quindicina di giorni magari di incubazione. Ecco, forse per cambiare lavoro c'è bisogno di attendere il 2023. Per vivere una storia d'amore si può fare quando si vuole, per far pace con qualcuno, per scrivere, che ne so, per aprire una pagina. No, quello non è vero. Non aprite, non esordite nella settimana prima di Capodanno e neanche nei primi 18 giorni del 2023. Questo per fortuna mi è venuto in mente subito. Quindi anche se avete Giove che vi fa venire nuove idee, ripensamenti, indecisioni, ragazzi, non proferite parola, fingetevi morti fino al 2018, perché noi non stiamo demonizzando Mercurio, no? Anche perché, lo dico, visto che me lo chiedono tutti, me lo chiedono in molti, Mercurio retrogrado è un moto apparente, ok? Mercurio nella realtà, nel cosmo, non inverte il suo tragitto, ma è un moto apparente perché dalla Terra sembra questo, però l'energia effettivamente diventa un po' è particolare, quindi va maneggiata con cura. Allora, non è soltanto Mercurio retrogrado quello con cui esordite, voi avete anche Marte, c'è Urano retrogrado, quindi l'inizio dell'anno vi porterà tante novità in mente che però voi inizierete ad attuare dopo la seconda metà di gennaio. Quindi facciamo dal 18, almeno dal 18, così siamo tutti tranquilli, perché il 12 Marte, il vostro governatore, il 12 gennaio 2023 torna diretto, il 18 Mercurio torna diretto e il 22 gennaio Urano torna diretto. Quindi io direi che intorno al giorno 20, l'importante è che già Mercurio, comunicazione, parola, pensieri, sia tornato diretto. Voi, tra l'altro trigono ad Urano, tutto si sbloccherà
intorno al 20 di gennaio. Quindi il mese di gennaio è molto interessante, ma è anche molto importante perché voi rivedrete, date le retrogradazioni, sarete indecisi, inizierete a mettere in discussione delle decisioni prese nel 2022, metterete in discussione delle questioni di lavoro, metterete in discussione probabilmente anche le vostre precedenti aspirazioni, i vostri precedenti obiettivi di carriera e proprio di realizzazione personale a 360 gradi, ok? Quindi questo, il primo mese, è un mese di revisione. Mettetevi in una situazione zen, per quanto sia possibile che un ariete faccia questo. Cercate di vedere come si muovono gli eventi, quello che accade. Abbiamo detto che il giorno 22 probabilmente avrete visto tutto e lì, con già 3 pianeti che si sono messi diretti, potrete iniziare a muovervi in una maniera particolare, Ovviamente ci saranno dei cambiamenti in questi 18 giorni, in questi primi 18 giorni di quest'anno, che detta un incipit abbastanza importante. Quello più forte sarà la luna piena in Cancro, opposta a Mercurio e Plutone in Capricorno, che potrà far accadere qualcosa, no? Scatenerà, susciterà un avvenimento legato alla famiglia, alla casa, agli immobili o al luogo di origine, o volendo, ragazzi, per esteso alla vostra patria, quindi nello stato in cui risiedete, che sarà proprio la cosa che farà mettere in discussione gli obiettivi che avevate finora. Faccio un esempio: uno vive in uno stato, in un paese nel quale accade qualcosa di politico. Vi ricordo che è una cosa fortemente plausibile il cambiamento politico che influenza le sorti di tutti, e nel vostro caso voi lo sentirete particolarmente perché Mercurio sarà retrogrado su Plutone, che è legato proprio alle istituzioni. Quindi accadrà qualcosa nelle giornate della luna piena in Cancro del 6 gennaio che, come un domino, metteranno in discussione tutta una serie di cose. La luna piena di gennaio vi farà mettere in discussione quindi o il posto dove vivete, la casa da vendere, una casa non la vendete più, ve la tenete, si libera un'altra casa, ereditate una casa, dovete trasferirvi, il paese in cui state, nel quale vivete, si vede spettatore di una vicenda che vi sposta, vi fa stare lì, oppure volevate partire, invece le cose cambiano e rimanete lì. È una questione di cambiamenti, cambiano proprio le prospettive. Ovviamente vi dico subito che fino al 24 marzo rimarrete, no? La cosa sarà accaduta già in gennaio, voi assisterete allo svolgimento degli eventi. Dal giorno 20-22, quando anche Urano, signore del cambiamento, si metterà diretto e sarà trigono a Mercurio, potrete iniziare a programmare questo cambiamento. Ma quando avverrà poi il cambiamento che gennaio ha portato nelle vostre vite? Dal 24 marzo al 20 maggio. C'è un cambiamento dell'energia. Tra marzo, aprile e maggio, che, ragazzi, sarà proprio la parte clou, a mio avviso, del vostro 2023, che poi, neanche a farla apposta, coincide proprio con il vostro compleanno. Quindi, per chi capitasse per la prima volta sui miei video, io vi ricordo sempre che i 10 giorni prima del compleanno e i 10 giorni dopo sono i giorni in cui il Sole ritorna su se stesso, cioè sulla posizione natale che vi ha visto venire al mondo. Siccome la congiunzione si considera con uno scarto di 10 e 10 e il Sole compie un grado al giorno, quei 20 giorni, di cui appunto 10 prima e 10 dopo il giorno del vostro compleanno, sono i giorni che dettano il trend reale e vero dei 365 giorni che verranno. E voi avrete
Marte che entra in Cancro, quindi entra nel settore famiglia e quindi rende attivo, concreto, reale il cambiamento suscitato dalla luna piena in Cancro. Il 21 marzo avrete già una luna nuova zero dell'Ariete e avrete un'altra luna nuova, no? Non è una cosa che capita molto spesso, 2 lune nuove nello stesso segno. Avrete una luna nuova zero dell'Ariete il 21 marzo e una luna nuova, una seconda luna nuova il 20 aprile, quindi un mese dopo a 29 dell'Ariete, e riguarderà tutte e 3 le decadi, perché come abbiamo detto all'inizio del video, quello che quando un pianeta entra a un fenomeno ai primissimi gradi, 0 gradi è proprio l'emblema di un segno, e quando lo ha alla fine fa il famoso colpo di entrata e di coda, per cui l'energia è fortissima e serve proprio riguarda tutte e 3 le decadi e serve a spazzare tutto quel vecchio, tutti quei residui di cicli del 2011, del 1999, del 1987, del 1975, credo 63-64, dei precedenti cicli di Giove. Per chi fosse interessato e non li avesse ancora visti, tutti i cicli di Giove li trovate su Instagram, sulla pagina Instagram e sulla pagina Facebook di Spazio Indaco, però li riproporrò in questi giorni di continuo anche nei post di YouTube, così se volete giocare un po' con la memoria e vedere man mano che gli eventi si svolgono, man mano che i transiti di Giove si svolgono, vedere magari quale anno torna, perché non è detto che torni l'ultimo, no? Le vicende legate all'ultimo ciclo di Giove, che avviene circa ogni 12 anni, quindi l'ultimo è stato nel 2011, ma magari si ripresenta il 1987, faccio un esempio, no? O gli anni 60, insomma, poi dipende dalla vostra età, però voi vi renderete conto che se vendete una casa e andrete a prendere l'atto di vendita, vedrete che o Saturno o Giove erano nel segno. Queste cose ricorrono sempre, perché quando Giove ritorna, per esempio anche Saturno, ma adesso stiamo parlando di Giove, quando Giove torna su se stesso, riporta in auge le simbologie di quello che era nato sotto la sua influenza e le perfeziona. Ora, il fatto che si chiuda un ciclo significa che se siete stati assunti nel 2011 e adesso ritorna Giove con tutti questi cambiamenti, viene su una novità, non è detto che uno debba perdere il lavoro, magari si chiude il ciclo legato magari a quella sede di quel lavoro e se ne apre un altro, visto che questo è un anno di grandi cambiamenti, magari sempre all'interno di quell'azienda, ma in un altro settore, in un'altra sede, in un altro padiglione, oppure avrete una promozione, cosa che, visti i transiti che avete, a me sembra papabile. Sembra assolutamente papabile, anche per l'amore. Se avete conosciuto qualcuno nel 2011 e magari finora avete convissuto, oppure era stato un grande amore, si era allontanato, adesso magari lo rincontrate e decidete di fare sul serio, oppure decidete di andare a convivere, oppure basta, è finita per sempre, perché il fatto che si chiuda un ciclo e se ne apra un altro, l'esito di queste chiusure e aperture ovviamente dipende da voi, dalle altre persone che concorrono nella vostra vita e da quello che avete messo sul piatto, no, della bilancia, perché i transiti sviluppano quello che noi mettiamo in atto, non possono mettere, per quello quando mi chiedete cosa accadrà, se non so quali sono i presupposti, non è possibile più di tanto rispondere. Quindi si chiudono dei cicli legati a quegli anni e se ne apre un altro che potrebbe portarvi davvero a cambiare lavoro, a cambiare ispirazioni o comunque ad avere delle soddisfazioni, perché comunque Giove sul Sole o sull'ascendente o sulla Luna, soprattutto sul Sole e sull'ascendente, fa cambiare status, da nubile vi sposate, vi potete separare, andate a convivere, vi laureate, andate in pensione, cioè indica proprio delle fasi della vita particolari, vincete una piccola somma, è anche un momento di grande fortuna, se avete seminato bene, se siete delle persone insomma che anche dal tema natale prevedono queste cose. Quindi i primi 5 mesi sono di
particolare cambiamento. Volevo ricordarvi, attenzionarvi che in maggio c'è una seconda data di Mercurio retrogrado, c'è una seconda, visto che voi avete quei cambiamenti, no? Che probabilmente darete una bella sferzata alla vostra vita, ci sarà un Mercurio retrogrado dopo la seconda luna nuova in Ariete, il 22 aprile fino al 15 maggio. E se succede qualcosa tra le due lune, cosa molto probabile, se possibile fatela sedimentare dentro di voi, ma in quel lasso di tempo fra il 22 aprile e il 15 maggio non date fiato alle trombe. Quindi se pensate di aver incontrato l'amore della vostra vita, frequentatelo silenziosamente senza presentarlo sui social, a casa, senza a reti unificate, le 3 reti Rai, no? Cose del genere. Riservatezza sarà la chiave. Se volete cambiare lavoro, se volete firmare un contratto, una cosa, se è possibile, perché nella vita non sempre è possibile, se è possibile non firmate le cose con un Mercurio retrogrado. Se dovete aprire un'attività, debuttare sui social con una pagina professionale, pubblicare un libro, insomma tutte queste cose, se la scelta dipende da voi, fatelo fino al 22 aprile e dopo il 15 maggio. Ok? Visto che sono momenti di cambiamento, sono sicura che l'universo vi darà, avvisati per tempo, l'universo vi darà la possibilità di organizzarvi. E visto che stiamo parlando di Mercurio retrogrado, il 15 maggio ripartirà e immediatamente sarà in Toro e immediatamente Giove il giorno dopo entra in Toro. Quindi se voi avrete la forza di stare così in silenzio, cioè di fare i cambiamenti senza ufficializzarli fino al 15 maggio, sarà molto fortunato poi l'esordio che farete, perché il giorno successivo, diciamo dal 16, Mercurio e Giove inizieranno ad essere congiunti. E Giove, il pianeta della grande fortuna, porta nel segno del Toro, porta dei cambiamenti proprio a livello economico, di benessere abbastanza importanti, molto fortunati. Quindi io direi che la seconda parte di maggio, per se vogliamo dare comunicazioni, se vogliamo esordire, no? Se vogliamo presentarci, se vogliamo dichiarare il nostro amore, insomma se vogliamo pubblicizzarlo, come dire, renderlo paese, sarà un momento veramente proficuo, tanto più che dal 20 maggio all'11 luglio Marte, che è il vostro pianeta governatore, sarà nel focoso, fantastico, ruggente segno del Leone, quindi l'amore, la creatività saranno finalmente liberi di esprimersi. Marte non sarà trigono a Giove purtroppo, ma avrà il potere di esprimere tutta la sua passione, tutto il suo amore in libertà, perché comunque, anche se non avrà già più il trigono di Giove, perché Giove sarà nei primissimi gradi del Toro, la gran fortuna è che non c'è più Saturno ad opporlo, perché nel precedente transito di Marte in Leone, per voi Marte in Leone è manna dal cielo, no? Perché fuoco su fuoco, ma è un'energia che vi indirizza, che vi porta veramente a raggiungere grandi obiettivi. Purtroppo nell'estate del 2021, se non erro, non si è potuta esprimere assolutamente. Adesso vi dico l'ultimo transito perché c'era l'opposizione di Saturno, tra l'altro non era solo Saturno a impedire a Marte di vivere l'amore, di andare in vacanza, di divertirvi. Se lavorate nella creatività, nell'arte, nello sport, probabilmente avete ricevuto anche a quel tempo delle grandi delusioni, perché Marte era opposto da Saturno e da Giove. Allora il precedente transito di Marte e noi il Leone, bloccatissimo da Saturno, Giove e Urano, allora è iniziato il 12 giugno, all'epoca Giove era retrogrado
in pesci. In realtà però la terza decade del Leone se l'è beccato tutto ed è terminato il 23 luglio del 2021, ma è sicuro che vi siete potuti muovere molto poco perché avevate Saturno e Urano dissonanti a quel Marte. Quest'anno, nel 2023, Urano non si toglie perché sta sempre lì, ma Saturno, il grande, come dire, il grande competitor di Marte in Leone, si è tolto dall'opposizione e, miei cari amici dell'Ariete, ve ne accorgerete in una maniera incredibile. Quindi abbiamo detto dal 20 maggio all'11 luglio champagne, cioè proprio bollicine, amori, ritorni, creatività a palla, se state nello sport, un successo strepitoso, insomma è un momento veramente bello e quando il vostro governatore è a favore il momento è veramente incredibile. Infatti voi nel 2023 avrete dal Capodanno fino al 24 marzo un Marte in Gemelli che è un po' polemico, vi porta un po' di indecisione, vi porta ad andare un po' su e giù, ma comunque a favore. Parla comunque una lingua che a voi piace, che vi diverte, che non vi appesantisce e soprattutto non vi annoia. Poi avrete dal 20 maggio al 10 luglio un fantastico Marte in Leone libero da Saturno e quindi insomma sarete felici. Prudenza dal 27 agosto al 12 ottobre perché avrete Marte in Bilancia, prudenza nelle coppie, nelle relazioni e riguardo alla giustizia perché quello è un momento leggermente delicato e poi un momento buono perché a voi non dispiace Marte in Scorpione, quindi il secondo Marte nel segno marziano dal 12 ottobre al 24 novembre, poi l'anno si chiude in bellezza con un bel Marte in Sagittario che dal 24 novembre entra e percorre quindi percorre tutto il segno del Sagittario dal 24 novembre tutto il mese di dicembre, volevo dire, quindi Capodanno lo facciamo con Marte in Sagittario, quindi l'anno si chiude in bellezza e probabilmente riuscirete a fare anche un fantastico viaggetto. Quindi l'anno si apre nel 2023 con cambiamenti. I primi 5 mesi dell'anno sono quelli più intensi, le lune nuove, i cambiamenti, se accadono cambiamenti nell'amore, se ci sono, se volete uscire dalla famiglia che avete creato, se volete lasciare casa, la casa dei vostri genitori per crearne un'altra, cioè ci sono proprio dei cambi di domicilio, delle svolte di vita, ma Giove fa questo, quindi ve l'ho detto, riassumendo vi porta a convivere, se il rapporto è finito vi porta a separare, se vi sentite sufficientemente grandi lasciate il nido e volate lontano. Ci sono tanti bei progetti che vi accompagnano e l'anno quindi inizia in maniera impegnativa e concentrata perché ci sono tante cose che volete cambiare, però poi si conclude, l'ultimo mese e mezzo è veramente strepitoso, rilassante, divertente, all'insegna dei viaggi, delle conquiste, della felicità, della spensieratezza, perché finisce dal 24 novembre con Marte in Sagittario, ripeto 24 novembre fino al 31 dicembre. Nel frattempo Giove sarà passato nel settore dei soldi perché dal 15 maggio, dal 16 maggio insieme a Mercurio congiungono Urano e Nodo Nord, quindi avrete revisionato tutta la vostra vita, avrete capito se siete in grado di fare questi cambiamenti, di lasciare il nido, di sposarvi, di andare a convivere, di fare figli, insomma tutto quello che volete, i cambiamenti proprio di status e di vita, quelli che uno si ricorda, non le cose così. E quindi nella seconda parte dell'anno, all'inizio consolidate, verificate, perfezionate e decidete il cambiamento anche in base a una serie di eventi che lo solleciteranno e che vi faranno mettere in discussione magari gli obiettivi precedenti, quello che avevate pensato con il precedente transito di Giove in Ariete a metà 2022. Ovviamente c'è chi invece l'aveva pensata bene e quindi quando Giove ritorna semplicemente la perfeziona, ma chi ha incontrato mantiene, il lavoro che avete trovato lo mantiene e c'era stato semplicemente uno stand-by così per capire bene, per attenzionare queste svolte di vita e poi si riparte tranquillamente.
Quindi la prima parte dell'anno è votata al cambiamento, attenti alle giornate del compleanno, vi ricordo Mercurio retrogrado dal 20 aprile al 15 maggio, quindi non comunicate al mondo quello che avete deciso, ma sistemate silenziosamente le cose del passato in modo da partire leggeri. Seconda parte dell'anno, Giove in Toro. Esce l'energia, cambia, esce dal segno del fuoco, un mese e mezzo prima anche Saturno è uscito da un segno d'aria a marzo e silenziosamente, perché all'inizio probabilmente presi dal grande fuoco di Giove, forse non lo percepirete, ma dal 7 marzo Saturno inizia a declinare silenziosamente nel segno dei pesci. Per voi assume una fase introspettiva che si farà sentire piano piano, molto probabilmente si farà sentire quando Giove avrà lasciato il segno dell'Ariete, perché probabilmente andrete a 1000 e quindi quella vocina, quel richiamo alla spiritualità, quel bisogno anche di stare un po' da soli, si inizierà a sentire da maggio, da quando il cielo cambia, da quando si calma, perché con i pianeti in segno di fuoco tanta calma non c'è, si va a 1000. Giove quindi da maggio passa nel segno del Toro e inizierà a dialogare insieme a Mercurio con quel Saturno che è al primo e al secondo grado del segno dei pesci, e iniziate a programmare in maniera stabile quelle novità, tutto questo fuoco, tutta questa passione, tutte queste novità, tutta questa rinascita che i primi 5 mesi e mezzo dell'anno hanno portato, e diventerete selettivi, improvvisamente selettivi, concreti, pratici, pragmatici. Ci saranno dei cambi nelle entrate, o avrete un'abbondanza di entrate, o sarete in grado di, a seconda dei transiti che avete, di fare degli investimenti per il futuro sufficientemente importanti, mutui, acquisti, compravendite, no? Quindi la seconda parte dell'anno diventa molto costruttiva, diventate molto maturi, vi stupirete particolarmente, insomma, di quanto sarete posati. Ci sarà un momento però, dal 10 luglio al 27 agosto, in cui il vostro quotidiano e le vostre aspirazioni creeranno un po' di complicazione. Lì dovrete aggiustare il tiro, però lo sapete principalmente voi. Ci sarà Marte, il vostro governatore, che dopo una tarda primavera e un inizio estate ruggenti, portati da un Marte in Leone, che insomma finalmente si può esprimere in tutta la sua passione, in tutto il suo divertimento, in tutta la sua arroganza, volendo, no? Avete presente quando una persona è felice, si vuole divertire, vuole mangiare, finalmente è affamata di vita, no? C'è anche dell'arroganza bella, affascinante in quello. Poi però a un certo punto questa fase finisce, Marte, il vostro governatore, entra nel segno della Vergine e iniziate, si abbandona un po' il sogno, si abbandona un po' il divertimento e si inizia a fare sul serio. Quindi iniziate a diventare pratici, a far quadrare i conti, a dover ordinare la vostra realtà. Forse c'è un cambio di lavoro che vi vede in questi 2 mesi estivi, ripeto, dal 10 luglio al 27 agosto, proprio la parte centrale dell'estate. Forse vi vedono dover dare la vostra disponibilità ad un nuovo lavoro. C'è un momento di grande concentrazione, di grande routine, anche proprio di grande fatica mentale, perché state imparando, state studiando. È come se doveste riprogrammare la vostra realtà, e quello di solito accade anche a chi cambia il lavoro. E ripeto, non c'è soltanto Marte che si oppone prima a Saturno e poi a Nettuno, quindi è come se in qualche modo vi portasse a bilanciare i sogni con la realtà,
quello forse è il momento di verifica più stressante. Il 24 agosto c'è anche Mercurio retrogrado nel segno della Vergine, quindi con Marte. Là potrebbe esserci del nervosismo. Io vi ricordo sempre che con Mercurio retrogrado meno si parla, meno si prendono decisioni per il futuro e più si mette in ordine tutto quello che disfasato abbiamo nella nostra vita rispetto al passato, meglio è, soprattutto quando Mercurio attraversa il Pignolo, segno della Vergine, congiunto a Marte, quindi tante cose da fare, da mettere a posto, e siccome si opporrà a Nettuno, se avete sognato troppo in grande, se siete stati poco concreti, se avete speso troppi soldi, se siete stati troppo nel sogno e poco nella realtà, a seconda di quanto siete stati poco nel sogno e molto nella realtà, quel Marte e quel Mercurio retrogradi vi presenteranno un conto. Voi ricordatevi che i pianeti in Vergine sono le cambiali, no? Non so come dire, proprio sono il conto da pagare, l'impegno, le cose, tutto quello che non abbiamo fatto. Questo momento, no? Fantastico ci sarà tra il 28 agosto e il 15 settembre. Questo secondo me è il momento proprio dove dovrete forse, no? Essere più precisi, pignoli, la vita vi chiama a interrompere il divertimento e a sistemare le cose. Però se sfruttate questa energia, se vi siete divertiti prima, se avete approfittato di Marte e Leone prima, dal 20 maggio al 10 luglio, se vi siete divertiti prima e quindi se vi siete ricaricati e sfruttate, vi rimboccate le maniche, lo so che è piena estate, rispetto a quello che poi si verificherà, no? A quello che vi chiamerà a dare il vostro impegno, la vostra presenza e le vostre risorse, se sfrutterete l'energia di Marte e Mercurio tra il 24 ottobre e il 15 settembre, avrete dei benefici in termini proprio di potenza personale, di soldi, di economia, anche di equilibrio personale, proprio di strepitosi, perché quel Marte e quel Mercurio formano un trigono con Giove e Urano, nodo nord, interessantissimo. Dimenticavo di dirvi una chicca, perché qui siamo arrivati a settembre, ma faccio un passo indietro. Il 19 luglio accade una cosa epica. Il nodo nord esce definitivamente dal segno del Toro ed entra nel segno dell'Ariete, ne uscirà soltanto nel 2024 inoltrato. Il nodo nord sul Sole, sull'ascendente, innanzitutto chiude un ciclo iniziato tra il 2004 e il 2005, quindi fatemi sapere se qui si chiudono un paio di cicli, devo dire. Adesso guardiamo nello specifico. Si chiudono quindi cicli della durata di circa 19 anni e se ne aprono altri della durata di circa 19 anni. Allora, il ciclo precedente legato al nodo nord in Ariete era iniziato il 28 dicembre del 2004 ed è probabilmente terminato a questo punto, visto che è un transito molto lento, forse addirittura nel 2006, nei primi mesi del 2006. Deve essere stato sto guardando adesso, datemi conferma, per voi il 2005 deve essere stato un anno niente male a livello di stress. Ho visto un paio di un'opposizione di Giove al nodo e un Saturno in Cancro, una quadratura Giove-Saturno che la metà basta. Allora, il nodo nord dal 19 luglio 2023
in Ariete fino al 2024, chiude un ciclo che è iniziato a dicembre 2004 e si è chiuso, non finisce mai, a giugno 2006, quindi 1 anno e mezzo. Fatemi sapere se vi tornano quelle annate, quindi gli ultimi giorni del 2004 fino a giugno 2006. Se siete interessati facciamo dei post sul nodo nord in Ariete, perché andando 19 anni ancora prima, quindi l'85-86, ci saranno i precedenti cicli, volendo potrebbero tornare anche quelli. Quindi si chiude anche un ciclo legato ai primi anni del 2000, se ne apre un altro che dovrebbe essere molto più costruttivo di quello precedente, perché stavo guardando quindi state sereni che inizia qualcosa di diverso, probabilmente questi ultimi 19 anni, visti i transiti che c'erano quando il nodo nord è stato in Ariete, sono stati abbastanza stressanti, con vicende anche legate alla famiglia, alle case, no? Ai familiari. Adesso inizia un ciclo veramente diverso che vi ripagherà anche in abbondanza di quello che avete dato, perché quando poi diamo qualcosa all'universo, l'universo ce lo restituisce. Quindi, tornando al mese di settembre, no? Quando abbiamo detto che se avrete fatto bene si creeranno tutta una serie di presupposti economici in termini proprio di equilibrio personale, di abbondanza di soldi assolutamente notevoli, dovuti a quell'impegno, a quel periodo un po' impegnativo, no? Coercitivo, un po' magari per voi noioso, perché voi siete delle persone che amano più che la metodicità seguire le emozioni, le passioni, il fuoco della passione. Quindi dicevamo questo periodo impegnativo di Marte in Vergine che va dal 10 luglio al 27 agosto e che poi andrà, come dire, revisionato, perché il 24 agosto Mercurio in Vergine diventa retrogrado, quindi queste cose fatte, queste potrebbero essere, come dire, risistemate e messe in discussione. Vi ricordo che soprattutto se le cose le avete fatte, diciamo, male, nel senso che Marte in Vergine sarà opposta a Nettuno e quindi potrebbero esserci delle sviste, ok? Con la retrogradazione di Mercurio il 24 agosto a 21 della Vergine, che poi terminerà il 15 settembre a 3 gradi della Vergine, quindi ripercorrerà a ritroso quasi tutto il segno. Questi transiti servono, no? A farvi rifare le cose fatte bene, a non vivere nel sogno, insomma vi riportano alla realtà, vi fanno vivere la realtà se per qualche ragione siete stati distratti, presi da cose vostre, no? Quindi vi riportano nel quotidiano. Se riuscite a sistemare tutto questo, grande abbondanza, grandi soldi, poi si riparte. Nel frattempo Marte è entrato nel segno della Bilancia, quindi mentre voi ripercorrete, no, rimettete a posto quello che Marte in Vergine vi ha portati a fare dal 27 agosto, quello è un altro momento, no, di verifica. Qui dovete stare attenti alla coppia, molto probabilmente alle tensioni di coppia, dovete stare molto attenti alle tensioni di coppia, quindi dal 27 agosto al 12 ottobre, altro momento critico, non per il quotidiano, non per il lavoro, non per le questioni legate al segno della Vergine, ma per le questioni sentimentali. Potreste mettere in discussione la coppia che avete, la coppia che state vivendo, o metterla in pericolo. Quindi io vi consiglio assolutamente prudenza, no? Consapevolezza. Ci sarà una luna piena in Ariete il 29 settembre a 6 gradi dell'Ariete, che ovviamente si andrà a scontrare anche con Marte in Bilancia, quindi
fine settembre, le giornate degli ultimi giorni di settembre e i primi di ottobre ve li attenziono, sono un po' delicati per gli equilibri di coppia, no? Quindi lì ci vuole prudenza, ci vuole equilibrio, magari non fate colpi di testa, ma se i sentimenti, se voi vi siete già accorti nei primi 5 mesi del 2023 che dei sentimenti non funzionano più, se la crisi è vera ed è profonda, alcuni rapporti potrebbero cercare di trascinarsi, di superare, ma quelle giornate critiche ci sono, quindi attenzionatele eventualmente. Fingetevi morti anche in quei giorni se le cose che poi avete in ballo sono troppe, se non è il caso di combinare guai, se non è questo il momento, perché vi ricordo che i pianeti in Vergine, il segno di terra, vi inclinano, vi spingono a pensare bene alle cose che fate, alla responsabilità, a non fare i colpi di testa, ma a concretizzare quello che Giove in Ariete vi ha portato di buono, vi ha suggerito, perché poi la seconda parte dell'anno, ha un'energia più stabile, quindi le cose più stabili, tende alla concretezza, a fare programmi a lungo termine, Saturno in Pesci spegne un po' gli ardori, come dire, non dico che spenga i sogni, ma se ci sono stati degli eccessi e passa Saturno vi guarisce in qualche modo anche quell'eccesso di sogni che magari non è ben campato, un po' campato in aria, non ha così delle certezze e magari vi fa inseguire delle chimere, a volte capita, con Nettuno in Pesci capita, magari vi fa perdere tempo dietro a chimere, a cose che non danno concretezza e che quindi vi tolgono tempo ed energie che potrebbero essere impegnati in qualcosa di poi più reale, più costruttivo. Quindi la seconda parte dell'anno sicuramente è diversa, quindi c'è questo, ecco, dal 10 luglio al 12 ottobre tra Marte in Vergine, impegnativo così per le questioni pratiche, per il lavoro, e poi Marte in Bilancia, forse è veramente il momento clou. Il 12 ottobre Marte passa nell'amico segno dello Scorpione, perché è un Marte in segno d'acqua, voi siete creature di fuoco, però questo è un amico vero, perché farà un gran bel trigono con Saturno e Nettuno in Pesci, e anche se c'è Giove opposto in Toro, quindi c'è il rischio che le finanze possano in qualche modo essere dolenti, che ci sia qualche uscita di troppo, insomma qualcosa del genere, state tranquilli perché ci sono Saturno e Nettuno che si mettono in mezzo, come punti di talete, e quindi avete il suggerimento giusto, l'intuizione giusta per non perdervi dietro a questa energia potente, e non fare, quindi è un momento di grande equilibrio. Se dovete mettere a posto questioni legate alle eredità, quello sarà un momento molto buono, quindi dal 12 ottobre al 24 novembre le questioni ereditarie da sistemare grazie al trigono di Saturno e Nettuno potrebbero trovare una positiva risoluzione, ok? Quindi ci sarà una sorta quindi di alleggerimento del carico e una sorta di rinascita, quindi l'autunno è buono, impegnativo ma buono. Per fortuna poi Marte entra nell'amico Sagittario e vi regala quella spensieratezza di cui probabilmente a quel tempo avrete molto bisogno, veramente bisogno. C'è una luna piena in Gemelli il 27 novembre 2023 che mi fa pensare che in qualche modo ci siano degli sviluppi legati a qualcosa che è iniziato magari nei primi 3 mesi dell'anno con Marte in Gemelli.
concorsi, io parlo di cose a lungo termine, no? Quindi un corso di studi che dura un tot di tempo e che magari poi alla fine ha una laurea, un diploma, qualcosa, oppure un viaggio studio che si conclude, la graduatoria di qualche concorso fatto, potreste avere con la luna piena in gemelli degli esiti un esito che vi porterà a dover prendere delle decisioni, quindi partire o restare. Vi potrebbe capitare questa cosa qui. Giove sarà retrogrado tutto il mese a novembre, quindi sì, dovrete valutare se accettare qualche cambiamento o se rimanere dove siete, proprio anche per questioni di soldi. Ci sarà, siamo arrivati a dicembre, ci sarà un moto retrogrado, credo, di Mercurio a fine anno, dal 14 dicembre a 8 del Capricorno fino al 2 gennaio. Quindi l'anno si conclude con lo stesso Mercurio retrogrado nello stesso segno con cui è iniziato, quindi è proprio un anno di revisione lavorativa e di revisione delle aspirazioni e dei programmi, dei progetti professionali, però quello che possiamo dire assolutamente è che sarà un anno molto più abbondante proprio in termini economici, proprio di abbondanza, di benessere di vita, di comfort, e che quindi la fine dell'anno, a mio avviso, terminerà con dei presupposti decisamente migliori di quelli con cui il 2023 è iniziato. Siete in fase di revisione grande, io vi ricordo che avete avuto i primi 5 mesi Giove, che quindi ha chiuso i cicli, dei piccoli microcicli del 2011, del 99, e nella seconda parte dell'anno c'è il nodo nord che torna nei vostri pianeti in Ariete, quindi Giove porta nuove consapevolezze, nuove cose, e poi il nodo nord le sviluppa, e quindi 2023 e 2024 sono di cambiamento, ma anche 2023 sicuramente di soddisfazioni proprio legate al vostro benessere, alla capacità che avete di prendervi cura di voi, di realizzare i vostri progetti e di vivere nel comfort, perché è una cosa a cui aspirate. Quindi siamo in trasformazione, voi lo siete più di qualcun altro, e insomma, però i transiti sono migliori dei cicli, e questo è più importante, dei cicli che si sono conclusi. Fatemi sapere come vanno le cose, fatemi sapere ovviamente, soprattutto adesso non è ancora accaduto niente, quindi man mano che che l'anno scorrerà potrete darmi dei feedback, però fatemi sapere che cosa è accaduto, se ci sono stati degli anni clou quando avete avuto il nodo nord in Ariete, da 26-27 dicembre 2004 a giugno 2006. Quindi ragazzi, siamo arrivati alla fine del 2023, ovviamente in maniera virtuale. Spero di essere riuscita ad individuare i punti salienti. Io vi auguro di iniziare l'anno alla stragrande, primi 18 giorni con prudenza, ma avete Giove dalla vostra, quindi che voi possiate godervelo nella maniera migliore. Un grande bacio e buon 2023.